Ciao a tutti, con questa serie di video voglio raccontarvi cosa significhi per un italiano trasferirsi ad Amsterdam. Io ho scelto di trasferirmi in Olanda circa un anno e mezzo fa e ho avuto modo di osservare abitudini e curiosità sul popolo olandese. Il primo episodio non può che focalizzarsi sul cibo, perché si sa, per un italiano il cibo è tutto, o quasi. Andiamo quindi a scoprire perché i Paesi Bassi non siano famosi per la loro tradizione culinaria. Se il buongiorno si vede dal mattino, nel caso vi trovate ad Amsterdam, fare colazione ad Alberto Pozzetto è un vero e proprio must. È infatti uno dei pochi bar a servire ottimi cornetti alla crema e anche al pistacchio a prezzi quasi italiani. Si tratta di una bottega più che di un bar, dove vengono venduti solo prodotti italiani come tarallucce e vino. Dopo una veloce colazione, dobbiamo però passare al vero cibo olandese. Passando infatti da qualsiasi pescheria, vi accorgerete subito che le aringhe sono il piatto forte nazionale, con anche un suo rituale di assaggio. Togliere la bandierina per non uccidermi. È un po' viscida, ma la mangerò all'olandese. Ce la faccio senza romperla. Buona come la prima volta, perché le delizie culinarie di un paese vanno gustate fino all'ultimo modo. Prende la coda. Proseguendo nel tour, sempre nel quartiere dei Pipe, troviamo anche il mercato, che dimostra quanto la cucina olandese sia povera e per questo sostituita dalle cucine etniche. Lo stroopwafel è il rimedio migliore contro la litosi da aringa, un biscotto ripieno di caramello che potrete trovare anche in versione calda e preparata sul momento. Da sud verso nord, direzione Nordermarket. In giro per la città, l'alta cucina olandese mostra sempre tutti i suoi splendori. In direzione Nordermarket. Ho smesso anche di piovere, incredibile. Quello è il mercato. Arrivati a Nordermarket, non si possono non assaggiare le ostriche selvatiche, insieme ad un buon bicchiere di vino che viene servito in accompagnamento. Le ostriche sono un po' care rispetto ai prezzi italiani, ma di altissima qualità con tante varianti da scegliere. Proprio di fronte al mercato, anche se tocca fare un po' di fila, Caffè Winkel è il bar per eccellenza dove assaggiare la torta di mele olandese. Un altro must della cucina olandese è la torta di mele, alta 6 cm, 90% cannella, oltre le mele, una buona dose di panna per renderla dietetica. All'assaggio Noemi. Com'è? Nuova tappa del tour culinario olandese, Bitterbollen. Grossa specialità. Palline di carne fritte e rifritte con salsa e senape. La gioia di mangiare in Olanda, soprattutto col fatto che mangiano finger food tipo le Bitterbollen, è che nessun locale ti dà mai un tovagliolo per asciugarti, quindi penso ipotizzino che tu ti asciughi, ti pulisci sulla gente che ti sta attorno. Le patatine fritte sono un cult della cucina olandese, non tanto per le patatine in sé, ma per le salse da aggiungere, dalla salsa curry, samurai, a quella alle cipolle e chi più ne ha più ne metta. «25 salse a disposizione, ma da buoni italiani, ketchup e maionese sono sempre una buona scelta». Nel caso in cui venisse mai in mente di trasferirvi ad Amsterdam, assicuratevi o di saper cucinare o di avere una mamma calabrese che prima di ripartire vi riempia la valigia di corde di salame di casa. Come avrete potuto capire, trasferirmi ad Amsterdam è stato un vero e proprio shock culinario. Alla lista dei cibi che abbiamo visto vanno aggiunte due altre curiosità. La prima è la regola di un pasto caldo al giorno, ovvero in Olanda vige una strana regola secondo la quale durante il giorno vengono consumati pasti freddi, principalmente sandwich, e l'unico pasto caldo viene servito a cena. Per quanto riguarda invece gli orari di pranzo e cena, anche questi sono molto diversi da quelli italiani. Quando sono in ufficio i miei colleghi cominciano a chiedermi di andare in mensa, già alle 11:30, 11:45, un po' prestino per gli orari italiani. E la cena da quello che ho capito, viene servita tra le 17 e le 19. Per concludere, bisogna dire che agli olandesi piace più bere che mangiare.
Girando infatti per la città è possibile notare che per molti la cena consiste in bere svariate birre, accompagnandole giusto con qualche bitterbolle. Per chi di voi fosse arrivato in fondo a questo video, prima di tutto vi ringrazio per il tempo dedicato e poi vi invito a iscrivervi al canale in modo da ricevere i prossimi episodi della vita ad Amsterdam nella vostra homepage.